Salve fandoni e ben ritrovati su Hollow Knight. La scorsa volta abbiamo sbloccato il coleottero di bacino e quest'oggi siamo a Verdevia. Perché direte voi? Beh, abbiamo una roba da fare e abbiamo un po' di strada anche da fare, perciò mettiamoci in viaggio. La strada migliore probabilmente è salire un attimo, dobbiamo andare alla prima panchina. Allora, saliamo su. Andiamo di qui. Poi se non erro c'era un bel passaggio interessante. Sì, da qui e poi c'era il collegamento. Questi cosi ancora non li sciotto, incredibile. Ok. Così respawnano comunque, ancora non ho capito il motivo, però ci sta, farmiamo geo. Allora, ancora un po' più avanti. Dovremmo esserci quasi, no, credo un'altra stanza. Sì. Ok. Iniziamo. Questo credo che nessuno di voi l'abbia mai visto su Hollow Knight. Difficilmente. Per tutti gli insetti. Mi hai fatto tremare le gambe, ero concentrato sul mio fischio eroico. Sei silenzioso come la nebbia della superficie da cui sono sceso. Ma sembri innocuo. Io sono Pindo e sono in missione. Osserva il mio cappello, bianco, tondo e terribilmente banale, come un foglio non scritto e qui a Nido Sacro ce ne sono troppi, tutti uguali. Siamo letteralmente la prova vivente di questa cosa. Io cerco l'unicità, voglio dipingere il mio guscio, un segno distintivo che gridi a tutti ecco Pindo. Magari un cremisi regale? Qualcosa che mi renda inconfondibile. Se trovi un pigmento che non sbiadisce, fammelo sapere. Ok. Sì, ho iniziato a sviluppare la mod della Blind, che in realtà è iniziata a metà praticamente Blind Run, forse quasi verso la fine, però è meglio perché sennò rischiavo di spoilerarmi roba. Ma lui è un NPC custom, bruttissimo, ho disegnato in 2 secondi, ho fatto gli sprite, vabbè. C'ha una sua questline, che adesso vedremo, vi farò vedere. In generale non credo sarà l'unico che aggiungerò durante la blind in generale. E poi tutto ciò sarà scaricabile nel momento in cui sistemo un po' di cose, perché tipo adesso non ha questo e vorrei che ce l'avesse, un sacco di altre cose, poi lo rilascerò e saranno qui dall'inizio, quindi immaginate arrivare a Verdevia e trovarlo qui, non ritornarci apposta. Però adesso abbiamo altre tappe da fare. Questo episodio sarà un po' lunghetto forse perché dobbiamo farci la mappa più che altro, però dobbiamo andare nelle caverne fungine. Già, perché il secondo incontro con Pindo avverrà lì e probabilmente ci conviene semplicemente andare dritti adesso e poi scendere. Purtroppo sì, dobbiamo farcelo a piedi, però diciamo che era più semplice nel mio salvataggio di sotto, che avete anche visto se siete stati in live durante la serie. Per voi su YouTube ovviamente no, però oddio, ok, lì era più semplice perché c'avevo il TP, mi teletrasportavo nelle zone per fare i miei test. Sono tutte zone che abbiamo già visitato, appunto, proprio perché ci tenevo a non andare oltre, diciamo. Ah, qui siamo già arrivati qui. Ok.
Mamma che splash che ha fatto quella cosa. Ok. Aia. Qua mi pare che dobbiamo proprio scendere fin giù, eh. Quindi buttiamoci e via. Madonna come l'ho schivato quel coso. Allora, se la mia memoria non mi inganna, dobbiamo andare di qui e poi scendere subito sotto e andare a sinistra. Yes, ok. Mi ero dimenticato fosse quello che esplodesse. Ottimo. Ok. Dobbiamo fare il giro, però beh, questi geo non li lascerei qui, visto che ci siamo arrivati. Perché no? Ok. Il viaggetto sarà un po' lunghetto, ma non così tanto. A noi interessa andare al villaggio delle Mantidi attualmente. Tanto a noi si inchinano. Ah no, qui... vabbè, riposiamo un attimo qui, dai. Cioè, aveva qualcosa da comprare lui? No. Ah, c'è poco da dire allora. No, qui non potevamo fare nulla. Ah, qui... no. Il coso non si è abbassato, vabbè. Io ogni volta che torno qui mi ricordo di quella cosa lì. Andiamo al villaggio delle Mantidi, dai. Allora, devo passare da sotto ed evitarli, però vabbè. Eccoci. No, qui era bloccato, non potevamo entrare da qui, giusto? Non so nemmeno dove siamo, non mi ricordo. Via, prima che ci esploda qualcosa addosso. Ma questo... c'eravamo già stati, penso, sì. Vabbè. Qui dove si andava, ragazzi? Mi sono perso. Vi dico solo questo. Ah, era di qui. Ok, ok, sì, sì, perfetto. No, perfetto il cavolo. Ho il double jump, ricordiamocelo. È di qui, giusto? Credo di sì. Siamo sotto, però. Siamo sotto, va bene, va bene. Ah no, ah, ok, ok, no, no, perfetto, perfetto. Ottimo, ottimo, ottimo. Mi sono perso, ragazzi, questo è episodio particolare, questo. Scampagnata a nido sacro, incredibile. Allora, andiamo di qui. Ci stava per esplodere in faccia quella cosa in un modo potentissimo. Ok, ora dovremmo esserci. Salve. Ok. Salve, salve a voi. Salve, salve. Grazie mille per l'inchino. Non ho la più pallida idea di dove siamo. Forse in questo caso la bussola l'avrei dovuta mettere, però va bene. È di qui, perfetto. È di qui, è di qui. Oddio, perché ha modificato il pitch? Questo non l'ho fatto io. Vabbè. Eccolo. Il piccolo Pindo. Oh, ah, sei tu. Sei venuto a goderti l'aroma di muffa e zampe bagnate? Guarda il mio cappello. Ho provato a usare queste spore viola come pigmento. Oh, non attaccano e prudono. Ora il mio guscio non è speciale, è solo sporco. Ho visto le mantidi quassù, sono così diverse dai soliti insetti. Mi sono avvicinato per chiedere il loro segreto e zac! Troppo acuminate, l'unicità richiede delicatezza, non artigli. Oh!
Me ne vado, ho sentito il ticchettio della pioggia, acqua pulita, civiltà, forse lì troverò vernici vere. Ma niente, se ne andrà, quindi ci sta. Andiamo a vedere, perché l'unico posto che ha la pioggia che conosciamo era su, dove eravamo prima. Non ricordo se abbiamo sbloccato l'accesso però alla città delle lacrime dall'entrata lì, mi sa di no. Quindi qui era bloccato, no. Ho sbagliato. Allora, aia. Allora, ora che siamo tornati qui, vediamo se posso fare quello che penso, ma non credo perché non l'abbiamo fatto banalmente. Di qui? Pare di sì. No, sono finito di nuovo qui. Incredibile. Non ce la faccio più. Non la conosco più la mappa. Ok. Era chiuso. Mi sono perso di nuovo. Ma tanto da lì non possiamo accedere, mi sa. Quindi ci conviene andare via e basta. Alla stazione della regina potenzialmente ci conviene ad andare. Sarebbe anche fattibile se sapessi dove sono. Non lo so. Queste non sono strade che percorro molto spesso. Credo che siamo tipo sotto. Sì, è probabile. Quindi saliamo di qui. Sì, ha senso in realtà. La stazione è perfetto perché abbiamo anche la stazione della città delle lacrime, quindi non so se questa sia la strada giusta, non credo. Sinceramente. Dove siamo? Siamo tornati su praticamente. Vabbè, meglio. Qui almeno sappiamo dove siamo, via. Ok. Allora, se andiamo dritti... in realtà potremmo anche scendere semplicemente da qui ed evitare proprio il TP. Aia. Allora, io inizialmente avevo intenzione di aggiungere molti più incontri. Non vi dico quanti saranno, lo scoprirete a breve, banalmente. Però è una roba che di per sé è meglio approfondire nel momento in cui finisco il gioco. Aia, mi sono dimenticato. Sono da Sly. Sono da Sly. Questa non ci voleva. Però non siamo nemmeno così tanto lontani. Torniamo su. Sarebbe da approfondire dopo che ho finito il gioco. Il fatto è che è proprio questo. Io vorrei fare questa cosa per altri giochi. Cioè, ad esempio, non è stata fatta per Dark Souls semplicemente perché non ci ho pensato. Ma l'idea sarebbe di avere qualcosa nei giochi dove è possibile farlo. Di sostanzialmente avere una sorta di... Qui dove ci collegavamo? La zona di sotto, mi pare. Niente di particolare, che poi non... diciamo era a sé stante. Andiamo di nuovo su. Dove è possibile aggiungere qualcosa che rappresenti o comunque che sia unica alla nostra blind e poi rilasciarla per la community in generale, cioè perché tendenzialmente saranno cose
che esistono nel gioco al di fuori, no? Magari ci sono dei riferimenti ad amici, in questo caso miei, ma oppure a nostri meme, cose del genere, ma di per sé che siano diciamo giocabili e godibili anche senza il contesto. Il contesto deve essere qualcosa che aggiunge all'esperienza. Del tipo Pindo in inglese e tutto quanto in generale non rappresenta un, come dire, un capo libero. Quindi ci tengo a questa cosa che comunque sia godibile a prescindere dal contesto. Porca miseria, mi sono dimenticato di nuovo. Ciao, ci rivediamo lì, dai. Allora, proseguiamo. Mi ha bloccato l'accesso qui, quindi non posso, non avrei nemmeno potuto fare nulla. Ma il coleottero ti ci può portare? Forse si sblocca dal lato del coleottero, avrebbe senso. Ok. E da qui dovremmo andare lì. Al nostro terzo incontro. Ok. Ci toccherà fare un po' di strada, però nulla di insormontabile. Ok. Siamo vicini. Non è vero, non mi ricordo. No, siamo lontani. Siamo su, me l'ero dimenticato. Piano terra. Dobbiamo scendere ancora, mi sa, in realtà, Mamma che casino, anche la città delle lacrime. Che cavolo, dai, fammi scendere. Qui c'è lo shop, ci siamo, eh. Siamo arrivati. Non capisco qual è il criterio di respawn di questi cosi. Che altre volte che siamo tornati erano ancora integri. Boh. Dovremmo esserci. Non respawnano. E allora perché stanno respawnando sempre? Io non capisco. È triste. Ho trovato dei pigmenti nelle case qui intorno, ma l'acqua vince sempre. Il cappello torna bianco. È inutile cercare di essere diversi se il mondo ti lava via. Ero così stanco che ho chiuso gli occhi e lì, nel buio umido, ho sentito un tepore. Non un colore che si vede, ma una forza che ti rende singolare. Perché dipingere il guscio fuori? Perché dipingere il guscio fuori quando puoi rincorrere la vera unicità? Quella che brilla dentro. Ora è chiaro, se ci incontreremo ancora sarò finalmente unico. Già. E tra l'altro questo secondo dialogo, le ultime due cose che ha detto, non le puoi sempre ottenere. Il motivo per cui ci sono state dette è perché abbiamo accesso ai sogni. Se non avessimo avuto l'aculo dei sogni avrebbe finito a l'acqua ti lava via. Forza Pindo. Dai. Adesso c'era la stazione del coleottero qui, giusto? Yes. Aia. Adesso siamo diretti alla fine del nostro viaggio. Già, 4 incontri sono gli incontri di Pindo, che non ha nessun tipo di
diciamo, ricompensa che vada a modificare il gameplay, né tantomeno diciamo una diramazione della storia. È una storia piccola raccontata perché volevo che fosse accessibile nella serie. Non so quante ne riuscirò a fare, una seconda già mi sembra tanto, non so quanto manca alla fine del gioco. Però la storia di Pindo sarà sicuramente legata ad altro, e quando arriveremo a Silksong farò una cosa anche lì, per questo sicuramente verrà recitato. Ma adesso andiamo, perché Pindo ci aspetta con la sua unicità. Sperando che andrà tutto bene e che non ci siano bug. Ho testato 15.000 volte, quindi speriamo di no. Ci siamo. Pindo non è a Pulveria. Vi ho baitati. Pindo... Pindo non è riuscito a scappare all'infezione. L'ho trovato, il colore eterno, non si lava via, è caldo, brucia così dolcemente. Così bello da sembrare una corona. Finalmente sono inconfondibile. Peccato che gran parte degli altri esseri viventi hanno questa stessa colorazione, quindi in realtà non ha sbloccato nulla, perché l'unicità magari dal suo punto di vista c'è stata, ma se si guarda intorno tanti altri insetti sono stati infettati, quindi ho dato via un pezzo di me per la vera unicità. Un pezzo. E in inglese questo è Absolute Cinema. Questa era la breve... Pindo, sei un cretino, ma come ti viene? Pindo ha cercato in lungo e in largo di essere unico, colorandosi, di cercare in qualche modo di essere diverso dagli altri. Eppure la sua storia finisce come un gregge, perché non è l'unico insetto ad essere infetto, molti altri hanno fatto la stessa fine e sono qui intorno, banalmente. Tutto perché in realtà lui credeva di essersi autoconvinto che l'unicità partisse da dentro, che il tepore, no, in sogno gli era apparsa l'infezione. Questa è la storia originale. Lui l'ha scelto, sì. Cinema. È arrivato, no, è arrivato alla fine, si è spoilerata la fine di Pindo. Però lui in sogno ha visto l'infezione incombente, e tra l'altro questa roba non accade se i sentieri non sono infettati. Quindi in realtà l'intera storyline, in un contesto di... cioè, se l'avessi fatto prima, però ovviamente mi sarei spoilerato banalmente questa cosa che non sapevo, non l'avrei potuta proprio fare. Tu incontri Pindo a Verdevia per la prima volta, poi lo ritrovi alle caverne Fugine, alla città delle lacrime, e segui il tuo viaggio. E poi quando tu scopri, magari sei in blind, non lo sei se stai moddando il gioco probabilmente, però mentre sei qui e scopri che l'infezione è tornata, che tu hai praticamente rimosso un sigillo, scopri che lui ne ha subito le conseguenze. O7 per Pindo, il nostro primo NPC che spero tornerà in Silksong. E niente, sono stati 23 minuti di pura goduriezza per me. Per me sono stati 4 giorni di sviluppo, ma questi sono altri discorsi. Sono contento degli sprite, almeno sono decenti, ci ho messo un bel po'. Questi, vabbè, gran parte delle cose qui le ho prese dagli sprite originali, però il resto, tipo il disegno del cappello e tutto, l'ho fatto a mano. Rip Pindo, ragazzi. Io mi aspetto che sotto il video, sotto l'episodio, ci siano un sacco di
Rip Pindo o Seven Pindo, per dare completa libertà a questo povero. Tra parentesi, non è ben specificato perché ho voluto mantenere un po' di, no, di pepe, però vi dico quella che è l'idea che mi sono fatto. Cioè, Pindo è sceso da Dirupi, no? Ok? Ma non da Pulveria. Cioè, lui non è arrivato a Pulveria, lui è sceso da quel passaggino lì del forziere. Pindo è arrivato direttamente a Verdevia e arriva dall'esterno. Quando lui fa riferimento alla nebbia è perché lui si è fatto non so quanto spazio, quanto tempo ha passato a camminare per raggiungere questo posto, perché credeva che Nido Sacro avesse l'unicità, ma qui ha beccato semplicemente insetti tutti uguali col guscio e roba del genere. E quindi la sua avventura parte da fuori, da qualcosa che non conosciamo, che spero di riuscire a collegare una volta che capisco se Silksong è un prequel o altro, vedrò, poi capiremo. Però se Oda non cita Pindo impazzisco, sono assolutamente d'accordo, sarebbe assolutamente imperdonabile. Ma questa era la storia di Pindo, ragazzi, e adesso dobbiamo tornare alla vera storia. Lui rimarrà qui, non scomparirà mai, e perciò ogni volta che passeremo a Sentieri lo vedremo qui e ci ricorderemo del suo viaggio alla ricerca dell'unicità, che lo ha portato ad essere conforme a tutti gli altri, ma che ci ha lasciato in compenso tante emozioni. Vabbè. E adesso, con Pindo ormai trasformato, andrei a Picco di Cristallo, perché abbiamo tanti accessi con il doppio salto. Quindi dovremmo farci tutto il giro verso destra, oppure da sopra, banalmente da Pulveria è meglio. Addio Pinto. Sono proprio contento di come è uscito e spero che piaccia anche a voi. Poi quando rilascerò la mod spero anche di avere un po' sistemato un po' di grattacapi. Ad esempio il fatto che devo saltare e uscire dalla hitbox di interazione per riavviare il dialogo mi dà estremamente fastidio e vorrei risolverlo il prima possibile, prima di rilasciarlo. Però per questo cameo non era importante, era più importante la sua storia, poverino. Però almeno lo ha scelto, già. Allora, noi siamo arrivati qui. Intanto possiamo andare alla panchina, che è qui vicino, però prendiamo prima quel coso lì sopra. Aia. Idolo del re. Pensavo fosse qualcosa di più importante, vi dico io la verità. Pensavo fosse un amuleto. Ecco, ecco. Allora. Ma dove siamo qui? Siamo ancora di qua. Ok, dobbiamo salire allora, sì. Perfetto. Quante belle shortcuttine che possiamo fare. Incredibile. Allora, qui a fianco c'è questo passaggino. Ok. Cosa c'è là questo passaggio? Non mi ero reso conto. Guardiano adirato. No, vabbè. Fa doppio danno. Ok, interessante power up. Mi sa che siamo praticamente arrivati all'endgame adesso. Cioè a livello proprio di contestualizzazione di gioco. Questo boss viene considerato endgame, suppongo, no? Aia. Dai danni suppongo proprio di sì. No.
Oddio. Cavolo. Sì, ce la possiamo fare, però mi ha dato un po' di sfiga. Devo stare attento perché fa 2 danni più che altro. Quello è il fattore straniante. Ne abbiamo incontrati di nemici che fanno 2, ma questo è il primo boss, mi sa. Aia. No. Oh, Madonna, sono partiti comunque i laser. Incredibile. E qui c'è una bella maschera, pezzo di maschera. Beh, ci sta. Se lo meritava. Se lo meritava questa cosa. Allora, lì sopra siamo saliti. Ci sono altre salite nel piano superiore. Ok, quindi andiamo lì. Allora, di qui? Yes, c'era una prima salita. Credo che da qui non possa salire in realtà. Però dall'altro lato sì, questo mi sa che è una discesa. Tra l'altro avrai... Siamo quasi... Aia. Sai che era prima forse l'entrata? È lì? È lì su. E se è qui su non ci arrivo. No, non credo. Scusami, la stanza è questa. Allora mi sa che qua non posso ancora fare nulla. Probabilmente devo andare full destra. Non ricordo cos'è che bloccasse il mio cammino di là. Mi pare sempre il salto, perciò andiamo a vedere. Maledetti. E vabbè, mi sta trollando. Vabbè, continuiamo a salire. Forse ho capito perché stanno respawnando questi cosi e potrebbe essere un bug nella mia mod. Non è una cosa maligna da sapere. Vabbè, non mi servono in realtà questi grani, però facciamo che non li prendo più, giusto per sicurezza. Perché credo... Sostanzialmente io come ho fatto ad aggiungere l'NPC? Non ho modificato la scena in sé, ok? Cioè non ho preso il livello e ho detto ok, mettiamo l'NPC lì. Bensì, una volta che la scena viene caricata, io accedo a quella scena e aggiungo Pindo in una posizione. Quindi ho preso le coordinate con alcune mod che ti danno un po' le posizioni, queste cose qui, tutte queste cose qui, e poi l'ho posizionato, ok? E lo faccio creando un metodo che si aggiunge al caricamento del livello. Io credo che quella cosa lì non l'ho gestita bene forse, e quindi mi sa che quando tu li distruggi vengono modificati da quello stesso metodo che io ho modificato per Pindo, e quindi probabilmente
carica il livello così com'è e non toglie i cosi che abbiamo già rotto. Penso sia quello. Questa zona è nuova, quindi se lo troviamo lo possiamo rompere, però poi non ne prendiamo più. Aia. Guarda tu se non devo morire. Ok. Che devo usare il... dall'altro lato però. Meno male che mi sono fermato. Allora, saliamo qui. Oddio, ho sbagliato. Se sono troppo alto, yes. Sono troppo basso. Incredibile. Ok, qui. Ottimo. Corona di nido sacro. È un luogo sacro? O appartiene al re? Minerale terreo. Abbiamo un bel po' di upgrade da fare, Attenzione. E c'era solo il minerale, ci sta. Cos'altro c'è di bloccato? Innanzitutto lì sotto noi quel salto che va verso le terre del riposo non lo abbiamo fatto, credo, perché non riuscivamo. Ora che abbiamo il dash dovremmo poterlo fare. Non mi è chiara la zona di sinistra, però fermi. Non scendiamo, fermi. Perché mi sa che qualcosa è raggiungibile da qui. Perché qui non c'è una limitazione. Ah no, semplicemente ti fa tornare da lì sopra. E anche l'altro? Voglio tornare un attimo su, anche se è un poco tirata come cosa, però ci sta l'altra discesa. Non capisco se semplicemente andando più avanti ti fa cadere dall'altro lato, oppure c'è effettivamente qualcosa di nascosto lì dietro. Ok, voglio fare un attimo questa verifica al volo, visto che siamo già qui e poi non ci torneremo più. Serve che uccida tutti. Allora, risaliamo di qui. Ho sbagliato. Volevo saltare. Almeno non così in alto. Va bene. Ok. E proviamo di nuovo. Provo ad andare più in là possibile con il dash, banalmente. E se ci dà un nuovo posto bene, se ricado giù non ci provo di nuovo. Ok, perfetto. È un collegamento, diciamo, impiastrato per farti ricadere. Ci sta, però mi aspettavo ci fosse una zona, quindi volevo verificare questa cosa. Ok, quindi piccolo abbiamo completato. Andiamo solamente giù, lì dove c'è quell'altra cosa, e credo che veramente abbiamo finito tutto a picco. Non mi aspetto ci sia altro. Quindi dobbiamo scendere full giù e poi andare verso destra. E vediamo un po' cosa si cela lì dietro. Ok. Ancora più giù. Ci fermiamo anche alla panchina, mo che ci arriviamo, perché la vedo male. Certo, era ovvio che sarebbe finita così.
Faccio prima a farmi colpire e andare avanti e basta. Ok. Molto meglio. Però vediamo di non morirci. Ecco qua. Madonna, vicinissima come cosa. Non ho anime. E questa zona non la ricordo, perciò vorrei un attimo... Ok. Vediamo un attimo, allora. Panchina. Ok. Dove siamo qui? Penso che sia giusto, dobbiamo andare qui a destra, esatto. Ah, il posto al buio, ok. Ho sbagliato, non volevo finire lì sotto, decisamente. Vabbè, però per evitare tutto sto finendo per prendere di più. Devo prima ad ucciderli, vabbè. Allora, qui si scendeva... E ho sbagliato. Ero arrivato, ho sbagliato. Fantastico. Vabbè, già che ci siamo andiamo dal tizio dei sogni e poi concludiamo l'episodio qui. Ok. Sei di ritorno, fammi vedere il tuo aculeo dei sogni. Ora racchiude 900 essenze nel suo nucleo. Ti sorprende che questo antico reame nasconda così tanti sogni? Sì, inizi a vederli, i legami tra noi e i sogni che ci lasciamo indietro, come orme nella polvere. È giunta l'ora che tu impari come ritornare nei luoghi a te connessi. Tieni stretto l'aculeo dei sogni, Araldo, e immagina un grande portale che si apre davanti a te. Portale dei sogni. Tieni premuto giù mentre usi l'aculeo dei sogni per collocare un portale dei sogni. Tieni premuto su mentre usi l'aculeo dei sogni per viaggiare fino a... Tanta roba questo server. Ottimo. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo video e per aver visto il debutto di Pindo. Vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto. Trovate la playlist con tutti gli episodi qui sopra e un sacco di altre playlist sul canale, perciò dateci un'occhiata. Noi ci vediamo alla prossima e bella fandonia.